Abbiamo iniziato per Maria. Ciao Monica. Ciao. Seconda sessione. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, c'è Maria vestita da regista, con in mano lo strumento dei registi del Chuck si gira e vedo che lo alza e poi nel momento in cui lo sta per abbassare con decisione, perché lei ha una bella verve, ehm, c'è un bastone. C'è un... Monica si è andata via. C'è un bastone, hai detto? Sì, E all'interno del Chuck si gira di questo strumento e quindi non è possibile chiuderlo. ti dà l'autorizzazione? Sì, ha tipo il sigaro in bocca, proprio sai, no, da regista, e mi dice: Ma come caspita è possibile? Sì, sì, dai, dai. Vibrazione di Maria. 12 miliardi, Consapevolezza. 148, PS. 42, Vite. 997, Cervello. 10. Progetto di Maria. Allora, mi viene un americano a Roma, mi fa vedere questa commedia. In effetti Maria è così, no? Per certi aspetti molto vivace, anche divertente, dalla battuta pronta. Mhm. Però è una commedia abbastanza amara, perché alla fine si tratta di un italiano che finge di essere un americano, non lo è. Mhm. Ed è come la vita di Maria, dove lei sta vivendo una vita che non è veramente sua. Sta inscenando un personaggio che non la rappresenta davvero fino in fondo. Entità eteriche. Tipo un gatto selvatico. Poi c'è Peter Pan del secondo universo, con questo forte aggancio all'infanzia e anche ad alcune dinamiche infantili. Mm, una mantide e 3 EDL. Entità mentali. Mai trattate per Maria. Allora, la prima è un'espressione un po' colorita, e però penso che non è che sia un problema dirla, cioè non credo che ti vadano, insomma, no? Creare No, problemi. vai, Che vai. culo. Mhm. Mm? Con Punto l'esclamativo? esclamativo. Ok. Sì. Che E livello? l'altra è 5. Mhm. Pirla. Livello? Anche qua siamo sul 4-5. Mhm. Sono più o meno tutte lì. E bavaglio. 5. Vedo proprio lei imbavagliata con stretto fra i denti il bavaglio. 5. Mhm. Vai. Che culo. Allora, che culo, proprio questa esclamazione, ovviamente detta con ironia, con amarezza, come dire, guarda che fortuna che ho avuto nella vita, intendendo la vita sua, ma anche della figlia. Quindi tutta questa serie di disagi che lei si crea per poi arrivare proprio ad esclamare questo, ma guarda un po' che culo. In questa maniera in cui cerca, in un certo senso, attraverso l'ironia, attraverso anche un'apparente leggerezza, di non prendere troppo le cose seriamente, ma di fatto vede che si accumulano molto numerose.
pirla proprio l'idea di girare intorno come una trottola, con la sensazione anche di perdere tempo senza arrivare a un risultato. Questa entità mentale la fa proprio agire come una trottola, si dà da fare, grande fatica, grande dispendio di energie, senza concludere un granché. E poi Bavaglio mi fa proprio vedere lei come si reprime in alcune sue esigenze molto profonde. Sceglie dei compromessi, ma rimane comunque inespressa, no? Come proprio con un bavaglio che non può parlare liberamente, nel senso non si riesce ad esprimere davvero liberamente, proprio perché ha soffocato i suoi bisogni più profondi. Impianti. Allora, spalla destra mi viene, poi tipo degli auricolari che sono allo stesso tempo anche l'impianto mentale, proprio perché sono molto profondi e arrivano fino all'interno, proprio al cervello, e denti e genitali. Ok, le 3 entità mentali le ha sempre avute anche all'epoca della prima sessione? Secondo me Peter Pan sì. No, mentali, mentali. Ah, scusami, mentali. Direi di sì. Erano più alte, più basse? Dunque, effettivamente mi fa proprio vedere questo velo, era stato steso un velo sopra, per cui sono state un po' ignorate. E pertanto è un po' lei che se le ha alzate e abbassate, però boh, sì, un pochino, alcune potevano andare verso il 6, tipo Bavaglio forse era più alta perché lei si reprimeva di più, però più o meno è lì. Vabbè. Cinema. Abbiamo lavorato molto sui punti. Maria è molto desiderosa di chiamare tante persone, tra cui la figlia, il marito, l'amante, e chiamiamo anche la signora pazza, con cui collaboravo una volta. Quella innamorata di me che pensava che io fossi la sua fiamma. Lei dice qua è tutto sbagliato. Chi? Dovrei smontare tutto e rimontare. La signora pazza. Mm. Entità mentali livello? Tipo sono nel giusto come entità mentale e qua mi dà 7. Basta? Solo quella? Castello di sabbia. Mi fa vedere un po' in generale tutta la sua vita, eh, così, un po' inconsistente, no? Un castello di sabbia che apparentemente ha degli aspetti belli, infatti è un castello, però la vera sostanza è solo la sabbia, Livello? quindi 8. Quindi non viene nel cinema. E no, si affaccia solo dicendo questo, che sarebbe tutto da rifare, da smontare, tutto sbagliato. Mi perdoni Maria per questa breve parentesi. Siccome è affetta da tanti problemi, tra cui l'effetto transfert, di fatto, è così? Questa signora di cui Sì, parliamo, sì. ehm, allora mi fa vedere che le è ricapitato, ecco, sì. In che senso? Con un altro? Sì. Ah, bene. Mm. Così. Ma il transfert è un'entità mentale collettiva? Sì, sì, assolutamente sì. Sì, sì, Bene. sì. Io non collegato no, però sono influenzato dal transfert, perché insomma siamo ormai alla quinta, alla sesta, non ne posso più. Eh beh, sì. Come? Cioè, la signora X è innamorata di me attraverso la connessione con l'entità mentale collettiva. Io che sono la vittima di questa cosa, come sono collegato all'entità mentale collettiva?
Allora, so che è un po' difficile concepirla in questi termini, però in questo specifico caso vedo come se tu abbia fatto questa scelta di essere la vittima, chiamiamola così, di questo transfert, affinché queste persone potessero capire loro e più nel complesso altre persone affette da transfert l'inconsistenza di questo tipo di fenomeno. E il transfert si ha di fatto quando non si riesce ad amare alcune parti di sé. Ok. Come se tu ti Mhm. mettessi a disposizione per far comprendere questo alle persone, l'amore per se stessi. Ok. Va bene, io da adesso in poi nego il consenso a qualunque ehm, fenomeno di transfert. Da adesso in poi non mi presto più a questo servigio regalato a chi che sia per imparare l'amore per se stessi. Imparatevelo con altre strade, non sono più disposto. Chiuso. Quindi la signora pazza non viene, la togliamo. Figlia di Sì, Maria. sì, sì. Ha detto, caspita, meno male, perché veramente non ho tempo e non ho energie, ma in questo livello eterico ce la faccio ad essere qui, voglio essere qui. Quindi non ha tempo e energie nel mondo reale, perché deve lavorare, qui può, viene. Mm? Lavorare poi c'ha proprio continui impedimenti che la imbrogliano proprio, la legano. Marito, È come se si fosse, è entrato, si è seduto e appena si è seduto si è addormentato, per cui proprio lo vedo con le braccia aperte con la bolla al naso. c'è Maria che ride, ma in maniera proprio come se fosse lui, no? L'amante, uno dei due rimasti dalla prima sessione. Allora, non mi piace tanto come è entrato, cioè nel senso, è entrato in punta di piedi guardandosi intorno affinché la moglie non lo veda, perché questo qui è una zona un po' particolare, potenzialmente potrebbe anche esserci la moglie e non vorrebbe, no? Che ci fosse. Chiamiamo anche sua moglie. Stronzo. Scusa, l'ha E lo chiamata. Io insegue con una sapevo. ciabatta, tipo. Quindi entrano. È come se fossero, cioè questa donna qui molto pratica, anche molto veemente, no? Eh, e c'è un po' un corrispettivo con il marito di Maria, anche lui, anche un po' terra terra, no? Il marito di Maria per certi aspetti di consapevolezza. Si assomigliano un po', diciamo, no? I corrispettivi marito e moglie. Ma no, la moglie entrava solo per prendere la ciabattate, non per l'interesse per Poi tutto esce. questo. Sì, sì. Marito di questa tizia, l'amante insomma di Maria, resta invece. Sì, sì, vedo che si ricompone un attimo, si pettina. Ma perché resta? Vuole sapere, capire. O per se Sì, stesso o per Maria? è come se, no, no, per se stesso, perché sente quasi che il tempo gli sta sfuggendo di mano e ha bisogno di comprendere delle cose per gestirlo questo tempo in maniera un po' più sana per se stesso. Va bene. C'è qualcun altro che vuole venire nel cinema che non abbiamo nominato? Io vedo anche una presenza femminile, non so se è un'amica con cui magari possono esserci stati anche in passato delle incomprensioni e vuole esserci delle divergenze di vedute. E Maria fa un grande sì con la testa. Va bene. Impianti non li abbiamo visti, vero? Sì, li abbiamo visti? Li abbiamo visti perché sono la cosa meno importante del mondo, quindi gli impianti a volte me li dimentico. Va bene. Maria per lavoro deve fare 3 cini, effetti esoterici attuali sul sui suoi 5 corpi, non solo sul fisico. Come se si fosse creata una specie di maglia vischiosa, di rete.
intorno a ciascuno dei suoi 5 corpi, come impedirne l'espansione. E quindi questa prigionia dei corpi è di fatto anche un po' la prigionia che lei sta vivendo ora. È tutta una serie di corrispettivi, perché mi fa vedere una sorta di prigionia, chiamiamola così, di cerchio senza uscita, che lei ha creato fra sé, il marito e la figlia. Poi mi fa vedere la prigionia che ciascuno di loro, per esempio, si è creato nella propria vita, la figlia con tutti i suoi vissuti, lei con i Cinivac e questi suoi travagli lavorativi. Mm. Quindi mi fa vedere come una sorta di maglia, come se fosse un pesce pescato all'interno della rete. Ognuno di loro è così. E mi fa vedere i 5 corpi di Maria così a seguito del Cinivac e lei complessivamente così nella sua vita. E prima del Cinivac c'era qualcosa di diverso? Prima c'era questa maglia intorno a sé perché comunque lei aveva questo Sì. imbrigliamento, no? Però era come se riuscisse a vedere meglio i buchi della maglia. Ora è come se ci fosse anche questa sorta di rassegnazione per cui non riesce più a vedere gli spiragli di luce, no? Di questi buchi della maglia. Causa esoterica del problema all'anca sinistra. Allora, mi ha detto qualcosa che è riferito alla madre, come appoggio alla madre. Allora, dunque, lei per esempio penso che sia riferita a se stessa, nel senso che lei vorrebbe essere una madre di appoggio e di sostegno alla figlia, ma non riuscendoci è come se sentisse un forte senso di frustrazione, di sconfitta, un senso di fallimento. Maria, un cenno del capo. Mamma viva? No. No. Papà vivo? No. Ok. Dopo li chiamiamo allora tutti e due insieme alla suocera. Ok, quindi mi hai detto, scusami, un rapporto con la madre. E lei come madre che si sente di non essere il giusto sostegno. Diverticoli. Allora, mi fa vedere così un po' il suo intestino, questa sorta di infiammazione, e anche qua di infiammazione a maglia proprio, no? A groviglio, nodi. Allora, come se fosse già in realtà un suo punto debole e ulteriormente sollecitato a seguito dei Cinivac. Mhm. Mm. È proprio come se lei riuscisse a elaborare una parte delle esperienze, diciamo fino a un certo punto, e non lo riesce a fare però nella sua parte finale, in maniera completa. Arriva fino a un certo punto a comprendere le cose, a comprendere come funzionano le dinamiche delle situazioni, però poi appunto si blocca e non riesce a fare la parte finale più importante. In questo caso quale sarebbe? E la parte finale è la revisione dell'inizio, per assurdo, no? Uno può pensare che la parte finale sia una continuazione. Invece la parte finale sarà quella di revisionare tutta una serie di scelte della sua vita. Quali? Quella lavorativa? Perché il lavoro è fondamentale nella vita di Maria. Maria non è più una ragazza, continua a lavorare, è brava, ce l'ha sottolineato più volte,
eppure non ottiene gli avanzamenti, è una venditrice, diciamo solo questo, non vende più di tanto, i suoi concorrenti sì. Ha una figlia ancora più brava di lei che non ottiene risultati, i concorrenti sì. Ha delle amiche che vivono nel lusso e non fanno nulla e lei ne è un po' invidiosa, diciamo. Allora, lei tra l'altro effettivamente ha un'ottima parlantina, anche una buona capacità di persuasione, però è come se, essendosi incastrata all'interno di questo triangolo, che però io vedo a forma di cerchio, quindi lei, il marito e la figlia, ha creato una situazione, non so come dirti, di non autenticità, perché è una bugia. Ed è come se lei scontasse lavorativamente questa bugia. Nel momento in cui lei apre questo cerchio o questo triangolo che dir si voglia, si riattiva l'energia feconda del suo lavoro, perché esce dalla bugia, perché si toglie il bavaglio, vedi la sua entità mentale, perché smette di girare in giro come se questo cerchio fosse una pista tipo circuito, no? Tipo di Formula 1, smette di fare questo giro all'infinito. Apre il cerchio, però deve scegliere la strada dell'autenticità. Ovvero? Niente più compromessi? Allora, lei dice: non posso lasciare mio marito, no? Perché gli procurerei un dolore immenso e poi perché lui non è abituato a cavarsela da sola, diciamo così, no? E, però energeticamente questa cosa a lei pesa tantissimo. Cioè ci sono persone che riescono a gestire due vite parallele, però per lei non è così. E tutto il peso che lei ha, per esempio, lo scarica sul proprio lavoro. E il lavoro per questo va male? Sì, Non va come dovrebbe? sì. E io vedi, poi mi fa vedere di nuovo questa entità eterica Peter Pan. È come se questa entità la volesse ritirare, no? Tirare a sé, quindi verso un mondo, diciamo così, dell'infanzia. Mondo in cui non aveva pensieri e le cose potevano scorrere, diciamo così, da sole, senza un vero impegno, no? Mm. Ehm, È come se lei non accettasse il fatto che ehm, questo gioco è fatto di regole, per cui se lei ha un certo tipo di comportamento, ci sono poi anche da un punto di vista energetico delle conseguenze. Lei non ha una grandissima stima del marito, come intelligenza. Lei non lo considera intelligente. Ma l'amante è la fiamma? No, O un'anima gemella? no, due, scusami, due, tre, Cosa? 2, 3, scusami. Ah, è livello un'anima di anima gemella gemella, sì. livello 2, 3. Vabbè, è Mm. un'anima gemella quindi. Sì, 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 sì. Però no- non lo vedo così imprescindibile questo rapporto, diciamo così, ecco. Ah, vabbè. Potrebbero rimanere anche amici e andrebbe bene, cioè non per forza avere una relazione mm, sentimentale. Maria, che non è più una ragazzina, ci tiene a precisare che ormai non è più il tempo delle mele. È così? Non è vero proprio. No, non è vero Esiste? proprio e anche perché io vedo che lei agli uomini piace. Ma esiste la fiamma potenziale, grezza, fatta e finita? Allora, mi fa vedere delle anime gemelle, però anche di grado superiore a quella del suo attuale amico, anche a livello 4, che proprio la stimolano mentalmente al punto tale poi da generare anche un'attrazione erotica.
Qua lei ha proprio fatto una specie anche di scissione, no, nella sua vita, per cui la sessualità da una parte e l'intesa mentale dall'altra parte. In realtà anche questo è una sorta di compromesso che non la fa essere felice. Cioè, lei da una parte si racconta che va bene così perché non ha più l'età, perché insomma, eh, Bla bla bla, il- ok. sì, tante scuse così, però lei non è soddisfatta, cioè lei sta proprio indossando dei panni che non sono realmente i suoi. Beh, poi l'intesa mentale c'è col marito? No, L'intesa sessuale c'è ancora dopo soli 2 anni con l'amante? no. Va bene. Va bene, l'amica che è venuta nel cinema è quella con cui si è creata una rottura. Mm, Sì? sì, visto. Eh sì. Va bene, veloci come il lampo, abbiamo già visto praticamente tutto. Ma ancora niente. Quindi passiamo alla suocera e ai genitori disincarnati. 3. Portale aureo, aperto. Chiamiamo questi 3 personaggi della vita di Maria e tutti i disincarnati di tutte le vite, le 997 scarse vite di Maria, di tutti i tempi, tutte le linee parallele. È venuto anche come si chiama? Il cognato, Il cognato, sì. marito della figlia. Ah sì, scusa, sì. Tipo come se fosse il primo a venire, anche se è morto da non molto, no? Mhm. Eh, Come lo vedi, è morto di malore improvviso. Infatti viene Legato al qua con Cini? Ah, entrambe le ma- mani sul cuore, viene. ah. Proprio come quando hai un attacco improvviso di cuore, no? Senti questa fitta forte forte e lui che si mette quindi le mani al cuore. È legato al Cini. È come se fosse veramente un'occasione che loro tutti quanti insieme, loro praticamente sono tutti cinivaccati dal primo all'ultimo, ok? Mhm. Come se in fin dei conti, allora, questa del Cinivac è un'esperienza mondiale. Hanno cercato ovviamente di cinivaccare tutto il mondo e loro è come se volessero più che mai trasmettere il messaggio ehm, dell'assurdità di questo, della... e anche lui che si mette a ridere. Perché è un Come gioco. ci sono cascato? Sì, Mhm. come ci sono cascato? E mi fa vedere effettivamente nel tipo il gioco del Monopoli, lui che deve prima rimanere fermo un turno Mhm. e poi che viene espulso proprio dal gioco. Gli dispiace? Potrebbe anche essere no la risposta. Mi dispiace che la mia donna non stia capendo la bellezza della vita e di fronte alla bellezza della vita non ci sono ostacoli e non c'è bisogno di nulla di tutto questo. E mi fa vedere che sia la figlia di Maria che Maria stessa, questo a detta di questo uomo, devono riprendere la connessione con la bellezza della vita, che se la sono proprio persa, gli è sfuggita. Gli manca la vita? Eh, Ora non più. Per i primi 6 mesi, 6 mesi, 8 mesi, sì, ora non più. È il primo che è arrivato, è il primo che andrà. Vuole lasciare un messaggio a qualcuno, per esempio alla figlia di Maria? Ama la vita come amavi me, più di quanto amavi me. Amala davvero e tutto si sistema, tutto si aggiusta. Vuole andare?
Sì, è come se in questo momento anche lui amasse tantissimo la vita, al punto da voler pensare in un qualche modo già alla prossima vita, sgombero da tutto questo genere di esperienze che ha fatto fino ad ora. E vedo che si gira verso ehm, la figlia di Maria dicendole sei la più bella del mondo. Eva, Mm. suocera. Non so, forse si riferisce al marito appunto di Maria, dice il mio bambino. Non so se l'aveva un po' fatto crescere nella bambagia, nell'ovatta, no? E quindi anche Maria si sente un po' in obbligo forse eh, di non abbandonarlo, lo tratta un po' come un bambino, no? Che non ce la farebbe da solo. Non ho capito chi tratterebbe come un bambino. E Maria, in qualche misura, sta trattando il Ah, proprio marito ah. come un bambino, non in grado di cavarsela da sola, da solo. Suocera. Questo la suocera, infatti. Ok, ok. E i genitori? Aspetta, perché avevo percepito vagamente la madre, non riesco a percepire il padre. Forse è morto ancora prima, molti anni fa, perché non lo sento. Non lo so, Maria, Non lo scrivimi un sento, no. foglio. È vivo tuo papà? No. Però lei sta facendo come dire, è proprio così, no? Quindi la mamma la vedi, papà no, Mm. perché non era papà? Oddio, non lo so il perché mi dici papà, papà, no, mi viene proprio il vuoto, no? E non lo so il motivo. Se lei mi può dare un aiuto, magari riesco a Sta capire qualcosa di più. scrivendo, non so cosa vedrò, Ok, però. ok. So, è come se mi Arrivo. facesse vedere che lei è stata in una Lontano. infanzia. Ah, Nella prima sessione, che non conta niente, non era disposta? Più vicino, l'ultima parola? Disponibile. ah, Il ecco, padre. allora confermo. Non è disponibile, non viene. Non Confermo. viene. Come ti Mm. disincarnato? Boh, la causa? Senti, non mi viene. Non Non viene. so Oh, cosa spiegare. ma esiste, almeno lo senti come esistente. Non ti viene. Vuoto. Mi dispiace, non so proprio come, cioè, mentirei. Non mentire, non mentire. No. Quella là mentiva, tu non menti. Che stronza. Senti, la mamma che cosa fa? Non gli importava, dice Maria. Vabbè. Allora, Aspetta, il padre di Maria non gli importa di andare nel portale aureo. Benissimo. Benissimo. La mm, mamma. Mm, mm. Perché è come se si nascondesse quasi, non so, ecco. mhm. Allora, è come se mi facesse vedere uno squarcio un po' dell'infanzia di Maria, sognata, sognante. Ehm, ecco, come se lei si sia ritagliata, diciamo così, degli spazi suoi di sogno, no? Di, di fuga dalla realtà. Mm? Mhm. E la madre la vedo così, penso che sia un'immagine della vita molto impegnata, no, non dietro a Maria però, impegnata in altro. Vuole lasciare un messaggio a Maria? Vorrei darti quella sicurezza grazie a cui puoi realizzare il successo. So che ti manca quella sicurezza a dispetto della tua spavalderia.
ed è vero, è come se mi venisse che Maria ha tutte le doti, tutte le carte necessarie per essere una vincitrice, però lei non, non è convinta di averle queste carte, di saperle giocare, che siano davvero sue. Questo è il messaggio? Sì, Vuole andare nel portale aureo? sì, sì, la madre sì. La suocera? Sì. Ok, le facciamo andare. Chi altri è accorso? Allora, il compagno della figlia è già entrato. Eh, Ehm, qualcuno legato a suo marito, tipo come se fosse una specie di collega di lavoro barra amico, così, un qualcosa di simile. Ehm, e poi vedo alcuni disincarnati legati a delle case che loro hanno venduto. mhm. Mm, Quanti sono in totale? 382. Va bene, tutti nel portale aureo. Assisti a questo fatto, poi mi racconti come. Io mi assento solo 3 secondi e ci racconti tra 2 secondi, appunto. Eccomi, com'è andata? Che ho visto alcuni disincarnati che appartenevano ad alcuni di queste case staccarsi proprio tipo dai muri, dalle finestre, dai pavimenti ed andare verso il portale aureo. Credo che alcuni inquilini di queste case avessero avuto qualche disagio. Ok, tutti via. Chiamiamo anche quelli delle case future che venderà Maria, tutti via. Delle sue case, delle case dei suoi cari, delle case di tutto il paese in cui vive e lavora. Mm, Mi sembra che siano due, no? Diversi, sì. Sì, sì, chiaro, anche dell'ufficio, non vive e lavora. sì, Via tutti. E lo sì. chiudiamo. Monica, causa esoterica della Vespa che era entrata in casa e che ha generato questa pausa. E è stata funzionale questa Vespa, Maria, sai? Mhm, Perché nel frattempo mi ha anche fatto vedere una cosa che magari io non avrei visto se non ci fosse stata questa pausa. mhm. Perché mi ha proprio fatto vedere uno dei contratti, credo che lei appunto in una fase del suo lavoro ha a che fare con questi contratti, con degli incartamenti relativi alle vendite. Mhm. Ed è come se in questi contratti lei mi fa vedere, che ovviamente non se ne rende conto, lei fa sì che si depositino, proprio come se fossero pezzi di polvere, le sue entità mentali, le sue entità eteriche e che vadano proprio a bloccare la fluidità del resto del lavoro. È come se lei, prendendo in mano queste carte, dicesse a sé, ecco, l'ennesima volta in cui realizzerò il fatto di essere una pirla, una che gira in giro e non conclude. Ecco l'ennesima volta in cui avrò un gran culo, ovviamente sempre
in maniera ironica. Mm? E Ecco, sta e morendo diventa... da ridere. Cade dalla sedia fra poco e dalla poltrona. Ma lei è così, ma infatti lei è splendida, infatti mi è venuto Alberto Sordi, no? Come protagonista del suo progetto di vita, no? Ah, Comunque lei. E quindi le carte si impregnano proprio di questa energia di sconfitta. E infatti tutto è molto difficile e è quello che ci ha raccontato, insomma, no? Che si dà tanto da fare e ottiene ben poco. va bene. Vita precedente qualunque, la prima che ti arriva di Maria. Una mannequin sta sfilando in passerella. Mhm. Mm. Guarda, sbaglierò, ma io vedo che lei piace agli uomini perché è come se avesse conservato questa capacità di seduzione, data a volte dallo sguardo, dal movimento, dal modo in cui parla, anche dalla sua ironia. Lei è molto ironica, Beh, anche molto donna, molto, molto femmina. molto Sì, femmina. Mhm. certo. Senti, vediamo una delle infinite vite che adesso, dalla fine della sessione in poi, potrebbe essere la vita di Maria. Infinite. La più strana. Molla tutto, va in Australia, diventa allevatrice di coccodrilli e si mantiene vendendo i capelli. Quindi li fa crescere e poi li taglia. Una follia. Taglia i ponti con tutti, con figlia, marito, amante. Va là e là che succede? No, La vabbè, la più creiamo. folle. Vabbè. Lei che va via con la figlia boh, in un paese, non so esattamente dove, del nord Europa, mm, e aprono tipo una specie di locale, tipo sai la locanda della parolaccia? Ah. E le dice in svedese? O le dice In Nord Europa? italiano, Italiano. in italiano, sì, sì, sì. E ha molto successo, la gente va lì, si fa insultare, loro cucinano, sai così, no? Poi c'è anche una parte in cui dormono, credo, penso mi fa vedere anche delle stanze. Comunque maltrattati tutti quanti e tutti molto divertiti. Questa è plausibile, lei è la figlia, Eh, giusto? Hai detto così? sì, sì, E perché no? lei col marito no? Non va? No, E no, lì perché che? lui è un'altra pasta, non so. Ma lì lei in questo futuro possibile, plausibile, resta sola fino alla fine dei suoi giorni? No, ha anche più storie, nel senso che piacendo molto agli uomini ha più occasioni, no? Mhm. Ma questo suo ruolo di gestore, beh sì, gestrice, del ristorante la fa piacere, le dà molta visibilità e successo, piace. Sì, anche perché poi può esprimere proprio la parte di se stessa, anche più giocosa, eh, dove può alternare l'acidità con l'ironia. E la figlia? Stessa domanda. Ma la figlia la vedo un pochino più trattenuta, diciamo, no? Però è come se proprio fosse un'esperienza di sblocco per la figlia. Vite precedenti madre e figlia. Cosa che mi propone un po' brutta, nel senso che mi fa vedere, forse non sono neanche due sorelle, due vicine di casa, dove Maria è un pochino più grande e la protegge in un, come si chiama, in un tunnel sotterraneo perché stanno lanciando le bombe. Mhm. Mm. Bombardando. Sì, sì, sì. Un'altra? Questa mi fa vedere. Quindi la protezione. Mm, mm, mm. Mm.
quest'altra tipo, mi fa vedere una lunga treccia, stanno filando insieme, è un'attività artigianale antica, di tessitura, credo. Mm. E poi anche due infermiere, me le fa vedere sempre tutte da donne, però. Col marito. Adesso questa qui probabilmente è anche molto spiritosa, questa immagine, perché mi fa vedere lei che è maestra e che mette il cappello d'asino, dell'asinello, in testa al marito che era un bambino, l'orecchio d'asino. Va bene, causa esoterica della rottura con l'amica. La causa reale la ignoriamo completamente e può essere qualunque. La causa esoterica qual è? Allora, qua è venuta fuori però anche la parola gelosia, non so se ci fosse di mezzo proprio un uomo, cose di gelosia loro, e complesso di inferiorità, mi Cioè viene. dell'amica verso di lei, sia come gelosia, sia come complesso di inferiorità. Questo. Sì, perché mi viene la parola tradimento, ma comunque può essere il tradimento che uno non è di parola, ecco, non per forza il tradimento in senso fisico, no? Mhm. Mm. E mi fa vedere proprio una accetta enorme che va a recidere il loro rapporto, un'accetta eterica che proviene dal secondo universo, proprio all'insegna della discordia, l'accetta della discordia. Ma è Peter Pan che era del secondo universo, mi sembra, no? O è dell'amica? No, dell'amica, esatto. Vabbè. Sì. Però è venuta nel cinema. Eh sì, perché comunque non è venuta per Maria, per rinvigorire i vecchi fasti, È venuta per sé, perché è come se lei si sta facendo un lavoro interiore, un'autoanalisi, quindi le serve. Questa amica. Vabbè. Sì, sì. E il lavoro interiore, l'autoanalisi di Maria? Come procede? Come la vedi? Che si sta guardando intorno, mentre prima girava intorno l'entità mentale Pirla, adesso con gli occhi, quindi tutto il corpo è fermo, la testa è ferma e si sta guardando intorno perché si rende conto che c'è da fare. Cosa vuole fare? Anzitutto. È come se volesse andare a sentire l'acqua gelida. Acqua gelida che le permette di svegliarsi completamente, perché comunque lei diverse cose le ha comprese. Come se quest'acqua gelida di sorgente le permettesse un risveglio completo. E vorrebbe portare con sé la figlia. La figlia invece no, vedo che cioè avrebbe bisogno di una doccia completa, mentre a lei sarebbe sufficiente lavarsi il viso e i polsi, la figlia completa proprio, come mettersi sotto una cascata che la Ma bagna totalmente. figlia, se lo vuole, lo può fare in eterico, se lo vuole fare meglio, farà il suo percorso personale, e, visto che sa di queste sessioni, sa di questo lavoro della mamma. Certo. Maria al cluster. Ecco, l'emblema proprio mi dice una semina andata male, per cui mi fa vedere come dei contadini che hanno rinunciato a zappare questo terreno che era troppo arido e che non ha portato alla semina. Ecco, l'idea me la dà questo, perché mi fa vedere alcune piantine nate morte, la zappa buttata lì con un gesto di stizza, la terra so troppo argillosa, così il cluster. Tiene tutto? No, no, tiene un bel niente. Alla Basta tutte fine, queste difficoltà. alla fine della prima sessione, il cluster era vuoto. Non so perché mi propone una pannocchia. Mm. C'era una pannocchia.
No, No, non era completamente vuoto. vabbè. Adesso lo svuota però, Sì, adesso sì. del tutto. Sì. Facciamo un bel raschiamento del pavimento, via Mm, tutto. Questo comporta però una bella pulizia energetica, ma anche una responsabilità. esattamente. Sì. E a sancire questa responsabilità una bella creazione di Maria, lasciata qui, a firma del suo nuovo intento, nel suo nuovo gioco, a guardiano rispetto all'arrivo di nuove possibili future entità che lei decide oggi di non avere e di non volere, Mm. mettendo una sua creazione che va a perpetrare il suo nuovo intento, qualunque esso sia. Vedo che lo scrive ad eternum su un foglio. E nel momento in cui scrive ad eternum, l'ad eternum si realizza. Io non so se lei ha questa pratica di scrivere, perché il suo scrivere realizza. Quindi questa è un'indicazione proprio anche per lei. E me lo dà attraverso questa immagine, perché scrive su questa carta velina colorata, la vedo sul rosa violetto, e poi l'ad eternum è di questo colore qui, viola, violetto, sì. Avatar. Come se fosse non so come spiegarti, un donnone insoddisfatto, che mangia tanto, che non è contento, non so, così me lo propone. L'insoddisfazione, non so, svogliatezza. Lo tiene? No, 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 minimamente. Prova ripugnanza, Maria, per questo avatar. Quindi lo elimina. Quindi, sì, 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 senza proprio pensarci. E al Via suo nel portale posto, definitivo. a sancire questa, anche in questo caso, questa nuova responsabilità verso se stessa? E boh, mi fa come una specie di bacio. Dal bacio nasce l'ad eternum. Mm. E Bianco e vediamo rosso. come è cambiata la situazione. Peter Pan, Mantide e 3DL ci sono ancora? No, no, no. Che culo, pirla, bavaglio ci sono ancora? Via. Gli impianti. No, no. Vibrazione. 216. Percentuale di consapevolezza. 191. PS. 59. Vite. 714. Le vite con, con la figlia le ha tenute? Sì. Anche quella dove erano sotto i bombardamenti? Sì. Vabbè. Cervello molto alto, 10. Mm. 10 e 4. Messaggio di Maria a se stessa. Attenzione. Quindi aspetta Monica, quello che ti dicevo fuori dalla registrazione, Maria non esiste, esiste questa cosa che è l'anima di Maria, che adesso sta lasciando un messaggio, quella da cui dipende tutto, quella che sei tu sei quello, non sei Maria cognome, sei quella cosa lì. Vai. Io sono oro puro, valgo oro, ho la potenza dell'oro. Non c'è il tempo, c'è la luce dell'oro, c'è la preziosità dell'oro. Questo io sono. Domanda all'anima di Maria se paradossalmente Maria andasse ad aprire quel locale nel nord Europa con la figlia, dicendo parolacce ai clienti,
Quale sarebbe la sua vibrazione? Quale sarebbe l'opinione dell'anima? L'idea, il suggerimento? Non so, sarebbe un business che funziona. Maria si divertirebbe molto. Sarebbe proprio una specie di risveglio verso la vita. Vedo anche tipo che si suona il pianoforte. Non Sì, lei. felice. No, non è lei. No, 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 perché è un uomo, una figura maschile, lo vedo solo di spalle. Ehm, Uno degli elementi, diciamo così, del locale, no? Cantando, sai, queste canzoni un po' ironiche, irriverenti. Mm? Mhm. Ehm, Maria che riscopre proprio la gioia della vita, la leggerezza della vita, il sorriso. Oro puro. Cosa vuole dire Maria a sua figlia? In eterico, da anima a anima. E le mette in mano una chiave e le dice: questa chiave ti permette di portare la tua bellezza, intendendo proprio la bellezza di questa donna, dentro la tua vita. Vedo proprio il flusso di bellezza che da questa donna si espande nel resto della sua vita. Alla figlia, della figlia. Sì, sì. Cosa vuole dire al marito? Svegliati. Cosa vuole dire a quello là, non l'amante attuale, il futuro possibile numero 4, cioè anima gemella livello 3-4, che non è poco. Scopriremo delle cose inimmaginabili di noi stessi e noi due insieme. Cosa vuole dire Maria a se stessa lavoratrice attuale, con le condizioni attuali? Si rivolge a se stessa come un'imprenditrice. Sono una grande imprenditrice. Questi risultati che sto ottenendo non mi sorprendono e anzi mi rappresentano. Mhm. E circa il mal o non perfetto andamento di questa attività? Lo posso risanare con una forte onestà interiore. Mi fa vedere, siccome io vedo che appunto lei ha questa scrittura efficace, lei riesce a trovare un momento di totale solitudine in cui riesce a scrivere nero su bianco quello che davvero lei sente nei confronti del marito e di come il rapporto col marito si rifletta nel lavoro. Lei può scrivere a fiume così, mano libera, eccetera, e poi rileggerlo dopo 2 o 3 giorni, non subito. Appena l'ha scritto, no, non lo deve rileggere. Partire da lì. Una, un momento della giornata, quindi mattina, pomeriggio, alba, tramonto, mezzogiorno, notte, notte fonda, tre di notte, luna piena, eclissi di sole, un momento della giornata per concludere. Colazione mi è venuta. La colazione dove lei ha iniziato la giornata con il piede giusto. Un colore, È giallo. un attore italiano, attrice, Allora, prima mi è venuto Alberto Sordi e poi Valeria Golino. una canzone, Eh, Perché finché la barca va? un aggettivo, Stupefacente. un sentimento,
Eh, mi fa vedere penetrante delicatezza. Una parola qualunque, Cioè, mi è venuto biodinamica. come l'agricoltura. Sì, e anche come dei trattamenti Mhm. del corpo. Mm. Per? Per star meglio, per guarire da Sì, per avere stress. un beneficio generale, ecco, come una sorta di riequilibrio, di riassetto del corpo. Va bene. Come la vedi in generale? E, che riuscirà a vedere molte più strade di quelle che aveva visto fino adesso, mentre tutte sembravano sbarrate. Ora non vedrà più gli sbarramenti di queste strade. Va bene. Vibrazione finale? Ora 318. Mazza. Assestata? Dopo la sessione? Beh, no, poi va ovviamente gradualmente scemando, però proprio questa sua verve di simpatia, è anche molto decisa. Ehm, Direi che potrebbe stare intorno ai 45-50 miliardi. Oh. Va bene, disconnettiti da tutto e tutti, abbiamo finito.